Prima di cominciare ci tengo davvero tanto a ringraziarvi per il grandissimo supporto che ho ricevuto e che sto ancora ricevendo sotto il video delle due gare. Sapevo che vi sarebbero piaciuti, ma sinceramente non mi aspettavo di trovare così tante opinioni e parole costruttive nei commenti, soprattutto nella gara andata peggio. Quindi vi ringrazio di nuovo per il supporto, ma ancora una grandissima percentuale di voi sta guardando i miei video senza essere iscritto. Ma dico, cosa aspetti? Quel tasto rosso è lì per essere cliccato e oltre a farmi un piacere ti permette di non perderti i miei futuri video. E dato che stanno per arrivare dei contenuti ancora più fighi di quelli che hai già visto, pensaci bene. Ma tornando a noi, dopo le 2 gare e le 3 settimane consecutive in cui abbiamo scavato l'asfalto di Franciacorta, quest'oggi facciamo il grande ritorno al South Garda Karting di Lonato. Sì, è un po' che non ci giro, ma la conosco bene e riprenderci la mano non è stato difficile. Tuttavia, se non al tracciato, mi sono dovuto abituare al comportamento del kart, con un assetto leggermente diverso dal solito. E per questo, anche a gomma nuova, ho iniziato a spingere bene solo a turno inoltrato, dopo 7-8 giri. Ma ora bando alle ciance e arriviamo al vero motivo per cui siete qui oggi, ossia non 1, non 2, ma ben 3 giri praticamente identici che segnano il mio nuovo record personale al South Garda Karting di Lonato. Come vedete dal Micron ho ottenuto 2,46,18 e un 46,19 consecutivi. Quindi vedendo anche i giri successivi molto simili, credo di aver raggiunto un buon passo. E sì, effettivamente è il mio tempo migliore in questa pista ad oggi. Ma si può davvero definire il limite mio e dei mezzi che sto portando in questo momento? Beh, a dire il vero no, perché il teorico è più basso di circa 1/10, quindi significa che c'è ancora margine di miglioramento. E sapete qual è l'unico modo per capire le vere differenze tra 2 o più giri? Per capire dove si perde o dove si recupera? Esatto, le telemetrie. Perché sì, saranno 3 giri quasi identici, ma in realtà ci sono diverse differenze nascoste, più o meno evidenti dai video, ma sicuramente visibili in telemetria.
Quindi trasliamoci alla scrivania e analizziamo queste benedette telemetrie. Quindi ho aperto il turno in questione e ho selezionato i 3 giri che avete già visto. E come potete vedere sono addirittura spaccati al millesimo, quindi sono praticamente identici. Ma tornando sui nostri grafici andiamo a vedere le eventuali differenze che ci sono. Ho impostato l'8° come il giro di riferimento in verde, mentre il 9° in arancione e il 10° in azzurro che andremo a confrontare. Ora vi spiego in breve come funziona questa schermata. Quando serve ci possiamo munire di questa mappa del circuito che ci indica dove ci troviamo, mentre questo è l'andamento della velocità nello spazio di un giro. Quindi ad esempio in questo punto della pista ci trovavamo a 111,8 km/h nel giro verde e ovviamente viene indicato in questa casella GPS Speed, che ovviamente è velocità rilevata dal GPS, e questa linea congiunge tutte le velocità in ogni punto del percorso di un giro. Quindi qui abbiamo le 3 linee di colori diversi sovrapposte nelle stesse posizioni del giro. E come detto prima, ogni colore indica uno dei 3 giri che stiamo andando ad analizzare. Negli stessi punti sono sovrapposti il grafico degli RPM, quindi dei giri motore, e del delta, che sarebbe la differenza di tempo rispetto al giro di riferimento. Quindi ad esempio, in questo punto il giro arancione si trova al di sopra del giro verde, quindi sarà più alto di tempo o comunque più lento. E al contrario, il grafico azzurro, che è al di sotto di quello verde, significa che avrà un tempo più basso in quella posizione e quindi starà andando più veloce. E anche qui la differenza si può vedere in numeri in queste caselle, quindi meno 4 centesimi e invece nel 9 eravamo a più 52 millesimi. E proprio con questo parametro notiamo che all'inizio del giro e alla fine tutti e 3 combaciano, mentre in mezzo ci sono ancora delle differenze piuttosto significative. Ora quindi andiamo a vedere di cosa si tratta. Ci muniamo quindi della nostra mappa in alto a sinistra in modo che non dia fastidio e andiamo ad analizzare quindi il grafico delta con il grafico delle velocità. Quindi vediamo che fino a qui i giri sono piuttosto simili, infatti c'è una differenza di solo 1 centesimo da un giro all'altro e ci troviamo al punto di accelerazione della curva del bar. Tuttavia è qui che notiamo una prima differenza tra i 3 giri che mi porto dietro fino alla staccata dei meccanici. Infatti vediamo che il grafico azzurro si allontana verso il basso rispetto al giro di riferimento, quindi significa che sta guadagnando un vantaggio rispetto al giro verde e ovviamente significa che nel giro azzurro sono uscito meglio dalla curva del bar. Al contrario invece accade nel grafico arancione, in cui invece mi sto allontanando verso l'alto rispetto al giro di riferimento. Poi qui vediamo una piccola impennata della differenza. Cosa significa? Qui ci troviamo nell'esatto punto di staccata della meccanici e dato che sia nel giro azzurro sia in quello arancione ho preso del tempo in questo punto, vuol dire che nel giro verde avrò frenato meglio e facendo uno zoom sulla velocità possiamo infatti verificare con questi triangoli rivolti verso l'alto che l'inizio della decelerazione è ritardato nel verde rispetto agli altri due e questo significa ovviamente che ho frenato più tardi nel verde. E qui guardando la distanza possiamo notare che nel verde ho staccato a 399,8 metri, mentre ad esempio nell'azzurro ho staccato a 398,8 metri. Quindi si sta parlando di una differenza di 1 metro, però osservando ad esempio il grafico azzurro vediamo che se prima della frenata eravamo a meno mezzo decimo, dopo la frenata andiamo esattamente in pari. Quindi significa che staccando 1 metro dopo ho guadagnato mezzo decimo. E non è assolutamente poco, quindi questo ci fa capire quanto sia fondamentale la precisione nel KZ. Quindi i grafici procedono parallelamente fino a questo punto, in cui stiamo affrontando l'ingresso della quadra. Qui vediamo che inizialmente il grafico arancio e azzurro prendono tempo, tuttavia dopo lo recuperano tutto fino ad arrivare alla frenata della S. Questo perché? Perché nel giro verde stavo cercando di ritardare troppo la quadra. Cosa significa? Prendo una traiettoria più larga per posticipare l'ingresso. E questo ha causato sì una frenata più ritardata e infatti qui ho recuperato del tempo all'inizio. Tuttavia nella fase di uscita non sono stato in grado di accelerare nel punto giusto, quindi ho accelerato dopo nel giro verde. Quindi questo ovviamente mi ha fatto perdere tempo in tutto il rettilineo in discesa fino alla frenata della S. Proprio nella S si nota un piccolo errore nel giro azzurro, questo perché sono arrivato leggermente lungo nel giro azzurro compromettendo la curva, e poi arriviamo al terzo e ultimo settore, ossia quello dei tornanti. E già nella frenata del primo tornante notiamo una grande differenza con il giro azzurro.
Infatti qui si vede che avevo provato a frenare più tardi nel 10° giro, tuttavia anche qui arrivo un pelo lungo accelerando quell'attimo dopo e quindi perdo tempo avvicinandomi al giro di riferimento. E questo accade anche negli altri tornanti fino ad arrivare all'uscita dell'ultimo in cui i tempi si eguagliano. E ovviamente questo è dato anche dal fatto che nel 10° giro la gomma era già più usurata rispetto all'8° e a gomma nuova da un giro all'altro può cambiare anche molto. E quindi vedendo quel teorico di 46,07 dal micron, quali sono quei punti in cui avrei potuto fare di meglio avvicinandomi o addirittura superando questo tempo teorico? Prendendo quindi come riferimento l'8° giro, che era quello tra i tre a gomma più fresca, ovviamente si poteva uscire leggermente meglio dalla curva del bar, dato che ce l'ho fatta nel giro 10°, e ovviamente l'errore più grossolano è arrivato all'ingresso della quadra, in cui ho preso molto tempo dagli altri 2 giri, e inoltre si vede che il grafico arancione continua ad avvicinarsi al verde anche nel terzo settore, ossia quello dei tornanti. E soprattutto qui, che è il punto di riaccelerazione del secondo tornante e anche nel punto di riaccelerazione del terzo tornante, si vede che nel giro arancione avevo accelerato prima, quindi molto probabilmente avrei potuto fare lo stesso anche nell'8° giro. Quindi ricapitolando, più o meno c'era mezzo decimo qui, più o meno un altro mezzo decimo qui, e osservando l'andamento dell'arancione nei 3 tornanti si vede che mi dà un altro mezzo decimo. Quindi significa che complessivamente avrei potuto girare in un 1,5 decimi meglio, quindi poco sotto il teorico che in fin dei conti ho ottenuto. Quindi quel 46,07 di rolling e di teorico si poteva raggiungere anche nel pratico, e forse si poteva scendere ancora un po'. E ovviamente questa era un'analisi molto superficiale delle telemetrie, dato che probabilmente si vedono ancora più differenze analizzando anche gli RPM e altre eventuali sonde. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete interesse nel vedere altri video simili a questo, magari anche più approfonditi e sempre riguardo l'analisi dei grafici, dato che secondo me sono ancora molto sottovalutate, nonostante possano offrire un mare di informazioni che aiutano a tutti i livelli. E quindi per oggi è tutto, e come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, ed in tal caso vi invito ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i miei futuri video, dato che stanno per arrivare dei nuovi contenuti inediti e molto interessanti. Quindi noi ci rivediamo, alla prossima!